Ehi là, ciao Tribers, benvenuti in un nuovo video sul canale. Anche oggi questo è un video speciale perché sarà il primo video della rubrica Tribers Life in versione UX. Tribers Life. Se è la prima volta che sentite parlare di questa rubrica o volete vedere la versione di Bug Hunting, vi lascio qui dei link come al solito. Invece per qualsiasi altra cosa che non capirete all'interno del video, sentitevi liberi di chiedere nei commenti. Chiaramente a noi fa solo piacere rispondervi. Come nel video precedente di A Tribers Life, anche in questa volta non ci sarò io a spiegarvi le cose, ma bensì sarà presente Tommaso. Tommaso è uno dei TL, Triber Leader, che vi guidano durante le campagne pagate. È super esperto di campagne esperienziali e questo è il motivo per cui l'abbiamo scelto proprio per questo video. E non solo, come curiosità è anche il ragazzo che in parte vi gestisce la newsletter. Quindi se avete qualcosa da dirgli a riguardo della newsletter potete lasciarglielo nei commenti. Prima di passare la parola a Tommaso, un'ultima cosa. Il sito che andremo a vedere in questo video è il sito di Andrea Zanin, che è un altro dei ragazzi che lavorano in Triber come Triber Leader. Lui, oltre a lavorare in Triber, fa anche il freelancer, quindi se per qualche motivo vorrete contattarlo oppure guardare il suo sito per conto vostro, vi lascerò tutti i link in descrizione. Ma ora detto questo, bando alle ciance e passiamo subito la parola a Tommaso. Ciao Triber, benvenuti. Vediamo come realizzare i video per le campagne UX utilizzando il metodo del Thinking Aloud. Per prima cosa effettuate un video di prova assicurandovi che il microfono del vostro dispositivo stia registrando correttamente la vostra voce. Inoltre dovrete disattivare i tocchi o i click sullo schermo. Una cosa da non fare assolutamente prima di registrare il video è quella di effettuare le azioni che vengono richieste all'interno dello use case prima di registrarsi. Questo perché il metodo del Thinking Aloud richiede che i Triber condividano le proprie prime impressioni. All'inizio del video dovrete annunciarvi indicando il vostro Triber ID, il dispositivo che state utilizzando e lo use case per il quale state effettuando il video. Il mio consiglio è quello di leggerti attentamente tutte le indicazioni che ci sono all'interno degli use case nel manuale. Leggendo tutti gli use case sapete esattamente quali sezioni del sito o quali funzionalità dovete testare ad ogni use case. Questo annulla il rischio di poter esplorare in uno use case sezioni che sono richieste all'interno di altri use case. La cosa ovviamente potrebbe compromettere la condivisione delle vostre prime impressioni. Quando siete pronti avviate la registrazione. Dopodiché non dovrete fare altro che condividere le vostre prime impressioni commentando cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa vorreste vedere in più, quali difficoltà state trovando durante la navigazione. Ma vediamo un esempio concreto. La prima cosa che noto atterrando su questo sito è che le headline centrali peccano un po' di leggibilità per via del colore bianco che gli è stato dato su uno sfondo principalmente chiaro al centro. Ma nel complesso direi il design mi piace e la cosa che preferisco è sicuramente il logo in alto a sinistra, che è molto semplice ma a mio avviso efficace. Un altro commento che mi viene da fare vedendo la prima porzione di questo sito è che non si capisce bene i servizi che offre già da subito. Se ci fossero già nello sfondo iniziale delle indicazioni sui servizi offerti all'interno del sito, per me sarebbe sicuramente qualcosa in più. Arrivati alla zona dei servizi, la prima cosa che noto è che le immagini dei 3 servizi offerti all'interno del sito sono un po' dissonanti tra di loro. Il pop-up secondo me è anche estremamente grande da desktop, sicuramente è ottimizzato anche per dispositivi mobile, quindi funziona, ma ridurrei la dimensione sui dispositivi desktop. Scorrendo ancora troviamo una roadmap cronologica. Direi che l'idea mi piace molto, il design è ben realizzato e i testi si mantengono corti, invogliando l'utente a leggere. Sicuramente questa è la parte che preferisco. Qui arriviamo al form di contatto. Una cosa che aggiungerei è un menu a tendina per indicare l'oggetto del messaggio. Avendo visto adesso tutta la home page del sito, una cosa che mi piacerebbe vedere aggiunta al suo interno sarebbe un portfolio dei progetti già realizzati da questo freelancer. Darebbe uno spunto agli utenti o ai clienti di quello che riesce effettivamente a fare. Una volta ultimate tutte le azioni richieste potete benissimo stoppare il video e assicuratevi che prima di caricarlo il formato del video sia MP4. Come vedi non è difficile realizzare un video con il metodo Thinking Aloud. Se vuoi approfondire sulla nostra university ci sono tanti articoli interessanti. Se qualcosa ancora non ti è chiaro ti invito a lasciare un commento sotto al video e noi ci vediamo alla prossima. Ok, non so voi, ma a me è piaciuto davvero tanto come Tommaso ci ha fatto vedere come svolgere correttamente la modalità di Thinking Aloud. Tra l'altro, per chi se lo fosse perso,
thinking aloud letteralmente in italiano si traduce come pensare ad alta voce, che è proprio quello che alla fine andiamo a fare in questo tipo di test, andiamo a fare una sorta di flusso di coscienza. Ora ragazzi, non voglio rubarvi ulteriore tempo perché so già che questo è un video un pochino più lungo del solito, quindi le ultime cose che voglio ricordarvi sono: se volete dirci qualcosa lasciatelo pure nei commenti, mettete un mi piace e iscrivetevi a questo canale per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.